Ciao a tutti pipistrelli e pipistrelle, bentornati sul mio canale, benvenuti se siete nuovi. Questo è un video make up con un mini vlog di shopping, sempre di make up. Come sempre, prima tappa colazione all'italiana, è una giornata piovosa nel mezzo di una settimana caldissima, quindi ci ha accolti, devo dire, impreparati. Ha comunque il suo fascino la pioggia, quindi mi piace molto uscire anche quando piove. Tappa al mercatino dell'usato per vedere le novità estive e come potete notare purtroppo il reparto nero si è trasformato nel festival delle fantasie a colori che onestamente mi rifiuto categoricamente di indossare. In compenso tra i gioielli ho trovato un altro charm per il mio bracciale delle passioni. Il charm sono queste forbicine che rappresenteranno le mie future creazioni di abbigliamento sia gothic che non. Avevamo detto nello scorso vlog che avremmo provato la palette presa da H&M, è un quad sui toni del grigio nero, si chiama On The Rocks. La particolarità di questa palettina è che nessun colore è veramente opaco, ma sono tutti leggermente metallici, quindi potrebbero essere bellissimi usati nella piega, come potrebbero essere orribili. Per prima cosa ho usato il grigio chiaro nella piega appunto come colore di transizione, non essendo particolarmente metallico il risultato mi piace molto perché appare brillante, facilmente sfumabile grazie alla cremosità tipica dei metallici e però non segna le imperfezioni della palpebra. Stessa cosa vale per il grigio più scuro che ho usato per scurire la piega, è morbido, sfumabile e intenso con questo stupendo sottotono freddo che sapete è la mia passione. Nell'angolo esterno ho sfumato il nero che risulta in realtà come un grigio molto scuro grazie alla perla che appunto riflette la luce. Infine ho usato il bianco sporco per la cut crease, anche questo non è brillantissimo nonostante sia leggermente più luminoso degli altri. Come colore di congiunzione della cut crease con la coda esterna nera ho usato di nuovo il grigio scuro di prima. Sotto la rima ciliare inferiore ho usato una delle matite che mi hanno regalato ultimamente per il compleanno, è questo matitone bronzo glitterato della Josel, è il nome della marca, è morbidissimo e sfumabile e ci ho disegnato anche una leggera codina interna, mi è piaciuto tantissimo. Questo è il look finito, la palette mi piace davvero tanto, riflettendo leggermente la luce, questo look nero sembra quasi soft, che è assurdo da dire per il nero. La sfumabilità è ottima, quindi è un piacere lavorarci e nonostante la perla luminosa non sottolinea eccessivamente la texture della palpebra. Nel pomeriggio sono uscita a ricomprare dei prodotti che avevo finito, ho tolto il rossetto perché qui nei negozi ancora in alcuni casi indossiamo la mascherina. Prima cosa, nel negozio di casalinghi mi serviva lo smalto, che avrete notato sulle mie mani era un disastro. Ho preso ovviamente il nero e poi ho cercato qualcosa di più brillante, magari con dei glitter. Ho provato allo stand di Astra qualcosa della loro linea naturale come queste tinte labbra che promettono di lasciare appunto le labbra leggermente tinte. La cosa che non mi piace è che una volta lavato via il rossetto la tinta resta sui toni del rosa più o meno freddo. Avrei preferito qualcosa di più rosso o comunque color ciliegia.
Ho agguantato ovviamente il mio concealer preferito, che è il Long Stay, e poi ho notato questo nuovo prodotto, sia correttore che fondotinta insieme nello stesso prodotto, è molto coprente e finalmente hanno realizzato anche una colorazione pallidissima. Essendo molto pesante lo terrò in considerazione per i mesi invernali, quindi per ora non l'ho comprato. Da Ticotà ho dato un'occhiata sempre agli stand del make-up. Tutti i brand sono abbastanza abbordabili, ho notato di interessante solo qualche rossetto liquido come questo della Deborah che dice di essere confortevole e morbido sulle labbra. Ho notato ovviamente la tinta labbra che abbiamo già provato, che dura un'infinità, è della Rimmel, e vorrei prendere anche questo colore più scuro prossimamente. C'era poi qualche palettina di Bella Oggi, che è un brand italiano secondo me molto sottovalutato come tanti altri brand italiani, e ho preso della stessa marca quest'altra palette. Tornata a casa vi mostro il bottino. Ovviamente ho preso il concealer, lo smalto nero e questo smalto glitter argento verde, quindi molto freddo, che ho già messo sopra al nero. Come potete notare l'ho messo malissimo perché lo smalto non lo so mettere. E poi il mio pezzo preferito, ovviamente, questo cofanetto che vi ho fatto vedere prima, apparteneva a una collezione di San Valentino della Bella Oggi, contiene una palette, un mascara e un pennello ad un prezzo scontatissimo, ovviamente lo andremo a provare insieme in un prossimo video. Spero che questo video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto lasciatemi un pollice in su qua sopra ed iscrivetevi al canale. Spero di vedervi in un prossimo video, un bacione, ciao ciao!